Me ne pazzi? A dove vai? Esco. A dove vai? Ma già cattano 1900k. State accorto, stai in truffatura. Ah, pa. Mica te ram no. E certo, Jenny bello. E che colore è buono, papà? Dorato. Ciao, ma. Ciao. Io quando tenevo 20 anni, non tenevo manco come il 64. Stavo sempre con mio padre. Osservava, capiva. Jenny è fatta così. Non ci assomiglio. Ma che cazzo ha pigliato? È colpa nostra. Ci ammarrate sempre tutte cose. Troppo. A Ram non ce li ha accattato. Abbastanza. Intanto tu non ci hai accattato. Salve ragazzi, ed ecco qui le mie RAM. Questo sarà il primo video unboxing che portiamo sul nostro canale. Infatti ci sarà una serie di presentazioni, di unboxing e anche di altri prodotti, perché stiamo programmando un upgrade delle nostre build attuali e anche alcune nuove build. Le RAM in questione fanno parte dell'upgrade della mia attuale build, che verrà presentata nei prossimi video sia allo stato attuale e anche al futuro upgrade. Le RAM che presentiamo oggi sono state scelte per la loro estetica molto particolare. Infatti parliamo delle G-Skill Trident Z Royale di colorazione gold. Le RAM vengono anche prodotte in un'altra colorazione, nella colorazione cromo, e vengono prodotte dai 3000 MHz fino ai 4800 MHz. Le RAM che portiamo sul canale sono il modello da 3600 MHz. La scelta di G-Skill è data dalla sua grande affidabilità. Infatti G-Skill ci dà la garanzia a vita sulle memorie ed è un marchio che abbiamo utilizzato anche nei precedenti video con la build usata. Le RAM sono state scelte non solo per il marchio o per i 3600 MHz, ma anche per i tempi di latenza. I tempi di latenza sono dei dati che non vengono quasi mai presi in considerazione sulla scelta delle memorie. E le RAM in questione sono compatibili anche con l'XPM 2.0 di Intel, l'Extreme Memory Profile, che è un tool che serve per overclockare in sicurezza le nostre RAM sia con dei profili precaricati o anche manualmente. Le RAM sono overclockate fino ai 4133 MHz e grazie appunto all'XPM 2.0 abbiamo dei tempi di latenza molto bassi. Nella scelta delle RAM, quando aumentiamo appunto i megahertz, più sono alti i megahertz e più sono alti anche i tempi di latenza, e quindi questa compatibilità ci dà una grande mano per l'utilizzo delle nostre memorie. Le RAM in questione sono giustamente anche RGB e hanno ben 8 zone di illuminazione che possono essere sincronizzate sia con l'Asus Aura Sync oppure il MSI Mystic Light. E che dirvi ragazzi, queste erano le RAM più tamarre o comunque più particolari che potevo portare nella mia build. L'ho acquistate non solo per la loro particolare estetica, ma anche per un'offerta particolare che ho trovato su Amazon. Le ho pagate 140 euro alla coppia invece del suo prezzo di listino che si gira intorno ai 260 euro, grazie a un'offerta trovata su un canale Telegram. Infatti in descrizione vi lasciamo tutti i canali Telegram che seguiamo per acquistare appunto prodotti su una nuova build, oppure se volete fare un upgrade della vostra attuale build. E che dirvi ragazzi, grazie mille per la visione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.